Ciao a tutti cari amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Nella descrizione del video ho lasciato un link ad un altro video che ho pubblicato un po' di tempo fa che spiega proprio come mettere insieme i messaggi di questi tre oroscopi, quindi dell'ascendente, del segno lunare e del segno solare. Bene, mostrami bilancia, energie, grazie. Abbiamo due carte, abbiamo la morte e il carro. Cari amici della bilancia, allora la morte mi può parlare di quello che è un periodo di trasformazione, mi potrebbe parlare di quello che è un rinnovamento, una rinascita, la scelta di lasciarsi indietro determinate situazioni, determinate persone, mentre il carro fa riferimento a quello che è il prendere una scelta, il decidere insomma verso che direzione andare. Per qualcuno può far riferimento a quello che è un viaggio, magari state organizzando un trasloco, uno spostamento, un viaggio magari di piacere, appunto. Andiamo a vedere nello specifico perché ci sono queste due carte. Abbiamo un 5 di pentacoli e il 5 di pentacoli mi fa subito, diciamo, fare riferimento a quello che è la morte, no? L'arcano che avevamo qui, nel senso che comunque con il 5 di pentacoli c'è sempre quello che è una perdita. Potrebbe essere una perdita di tipo materiale, ma potrebbe anche essere una perdita, non lo so, magari di fiducia piuttosto che di stima, ok? Fa riferimento comunque a quello che potrebbe essere un abbandono, insomma, ok? Il 6 di coppe, potrebbe far riferimento a quello che è un vostro stato, diciamo, nostalgico, un vostro guardare sempre al passato. Avete anche il giudizio, quindi sono 2 carte che comunque richiamano molto il passato, okay, può essere che ci sia qualcuno che, con questo 5 di coppe, ehm, stia arrivando da quello che è un passato diverso da insomma, da quello che si ha adesso. In effetti c'è la morte parla di cambi. Anche il giudizio, come vi dicevo prima, fa riferimento a quelli che sono, a quello che è il passato, a quello che potrebbe essere una telefonata o una chiamata o una notizia da parte di qualcuno, magari qualcuno che non vedete da tempo e si fa sentire. Abbiamo poi anche il cavaliere di coppe e qui sento proprio che, potrebbe essere la persona che insomma vi ha creato questo tipo di abbandono, okay, questo tipo di delusione più che abbandono. Poi abbiamo un 8 di coppe, un 10 di coppe, il mondo, un re di spade e la carta della forza. Sono uscite un sacco di carte, devo dire. Quindi quello che sento è che c'è il bisogno con questo 8 di coppe di prendere distanze. Potrebbe essere da una persona o potrebbe essere da un atteggiamento, da un'aspettativa o potrebbe essere da un'emozione, okay, perché comunque qua vi sento molto proiettati nel passato, come se ci fosse qualche cosa a cui voi siete molto legati, okay. La fine dell'attesa però è molto bella perché abbiamo un 10 di coppe, il mondo, un re di spade e la forza. Quindi io qui sento che allontanandovi, facendo questo tipo di percorso anche spirituale di cui mi parla l'8 di coppe, ma potrebbe anche essere proprio un allontanamento fisico, ricordiamoci che anche qui avevate il carro che parla comunque di spostamenti. Sento che, effettuando diciamo questo tipo di allontanamento, si va verso quello che è un appagamento emotivo, come mi dice il 10 di coppe, okay, e il mondo mi fa proprio capire che si chiude quello che è un ciclo e si apre un ciclo nuovo, si dà una direzione a quello che è la propria volontà, okay. E il re di spade scusate, mi fa pensare proprio al fatto che stiate dando un qualche tipo di struttura ai vostri pensieri, alla vostra direzione se vogliamo, okay, e la forza alla fine della lettura mi fa proprio capire che, è come se
trovaste quello che è il coraggio, quello che è la forza di fare un qualche tipo di movimento, un qualche tipo di spostamento, okay? Andiamo a vedere di spiegare meglio le carte che vi sono uscite. Ho trovato queste carte super piccine, spero di riuscire a farle stare tutte nel video. Allora, andiamo a vedere il 5 di denari per piacere, grazie, perché abbiamo il 5 di denari lì. Okay. Wow, 8 di spade e 9 di bastoni. Qui qualcuno è stato ferito, ha avuto quello che è una delusione, come già vi accennavo prima. Può essere che ci sia stata un qualche tipo di perdita, ripeto, a livello di stima, a livello di fiducia, anche a livello monetario, o semplicemente perché magari una persona se n'è andata o voi ve ne siete andati da una persona e quindi c'è questa sorta di perdita. Se nessuno se n'è andato da nessuno, può anche essere semplicemente che magari all'interno di una discussione ci sia stato questo tipo di delusione, okay. Quello che sento io però è che, con queste 2 carte, molto di questa delusione a livello mentale lo state facendo voi, perché un 8 di avete un 8 di spade, okay. Quindi quello che sento è che molto di quello che state, diciamo così, vivendo è una vostra creazione mentale, okay. Scusate un attimo, cerco di mettere a posto la luce. Ecco, forse così si vede un po' meglio. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Okay, wow. Avete fante di, denari e di nuovo un'altra volta il cavaliere di coppe che avevate già qui. Quindi sì, sento che questo 6 di coppe è proiettato proprio verso quello che è il cavaliere di coppe, okay, ma sento che c'è una sorta di, come vi posso dire, state dando un po' troppo valore, un po' troppo merito, se vogliamo, a questa persona, okay, perché comunque il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista, è la carta di colui che mette su un piedistallo la propria fonte di interesse. E in questo caso sento che potrebbe proprio essere questo cavaliere di coppe, un po' come se, l'aveste, come vi posso dire, sì, messo sul piedistallo, nel senso che probabilmente non è tutto quel ben di Dio che vi aspettate, nel senso che magari avete sopravvalutato la persona, la relazione. Andiamo a vedere di che cosa mi parla. Okay. Allora, il giudizio, abbiamo un 6 di spade, abbiamo un 4 di coppe, abbiamo un'altra volta il 10 di coppe, abbiamo il 3 di, bastoni e il 5 di bastoni. Quindi, di nuovo, il giudizio anche qui parla di quello che è un risveglio, se vogliamo, okay, il fatto che ci sia quello che potrebbe essere per qualcuno un'illuminazione, una nuova comprensione, okay, e questo avviene, staccandosi secondo me da quello che sono le credenze, assimilate durante l'infanzia, okay, c'è un qualche tipo di credenza che voi avete dentro che vi fa rimanere, come posso dirvi, focalizzati in realtà su quello che non avete, invece di focalizzarvi su quello che già avete, no, è un po' come se in questo periodo foste lì a guardare il bicchiere mezzo vuoto. È come se aveste quest'idea della famiglia, dell'unione, mhmm, mi verrebbe da dire come un porto lontano, però in realtà è qui, ci siete vicini. Allora andiamo a vedere il cavaliere di coppe per piacere, grazie. Abbiamo una regina di pentacoli. Allora, abbiamo una regina di pentacoli, vediamo se riesco a farle stare un pochettino. Okay. Poi abbiamo la luna e il 9 di coppe. Io credo che qui qualcuno si aspettasse un qualche riconoscimento, si aspettasse un qualche tipo di chiacchiera, un qualche tipo di, sì, di riconoscimento mi verrebbe, penso che sia la parola giusta, nel senso che è come se, qualcuno voleva essere insomma la partner o il compagno, la compagna, di questo cavaliere di coppe, no, se fosse la vostra,
coppia, se fosse il vostro o la vostra partner, potrebbe semplicemente parlare di quello che è una discussione che c'è stata all'interno della coppia, anche se sento che non è proprio solo una discussione, potrebbe essere quasi forse una serie di discussioni, okay, però c'è questa in particolare che ha fatto un attimino aprire gli occhi e dire: "Aspetta un attimo." Perché comunque vedo che quello che è, il vostro sogno, anche questa parla di sogno, okay, però in realtà non è così, chiaro, non è così limpido, non è così cristallino. C'è una luna, quindi la luna qui parla di quelle che potrebbero essere le proiezioni che voi fate all'interno di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe per piacere, grazie. Allora, l'otto di coppe è spiegato da una regina di coppe e dal papa. Qui sento che c'è bisogno di ritrovare se stessi, di ritrovare quello che è il contatto con la propria emotività, con i propri sentimenti, con il proprio io anche un po' se vogliamo, no, c'è qualcuno che ha bisogno veramente di riscoprirsi, di fare questo salto di cui mi parla il giudizio, perché comunque anche il papa, parla di quello che è un 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 salto diciamo a livello spirituale, okay? E la regina di coppe fa riferimento a quello che è il contatto con il proprio lato emotivo, con il proprio lato percettivo. È un po' come se con questo 8 di coppe doveste prendere distanza sia dalla situazione, sia a livello fisico penso dalla persona o dal posto, perché comunque avete diverse carte che vi parlano di movimento, okay, c'è un 6 di spade qui, c'è un 8 di coppe qui, c'è il mondo e c'è il carro, quindi sono tutte carte di movimento, qualcuno probabilmente si deve spostare. Andiamo a vedere perché abbiamo questo 10, grazie. Ah, abbiamo il 10, di coppe spiegato dal diavolo e dal 3 di pentacoli. Sì, allora c'è o che c'è qualche idea legato alla famiglia che non è sana, nel senso voi vedete la famiglia in un modo che o la relazione comunque questa unione diciamo, o avete una vostra visione particolare che magari non si sposa proprio bene con quest'idea qui, oppure, visto che abbiamo comunque anche un diavolo e un 3 di pentacoli, potrebbe essere che qualcuno, ha un qualche tipo di attaccamento, se vogliamo, a quello che potrebbe essere quest'unione o questo gruppo familiare, okay, è come se ci fosse nell'aria l'idea di andare avanti a costruire qualche cosa, ma per ora è solo una chiacchiera, non c'è niente di concreto. Andiamo avanti, vediamo il mondo di che cosa mi parla. Abbiamo il 6 di bastoni e la giustizia. Quindi io qui sento che verso la fine della stesa c'è quello che è un riconoscimento con il 6 di bastoni, okay, non deve essere necessariamente un riconoscimento, normalmente lo è, un riconoscimento dall'esterno, però in questo caso sento che è un po' come se perché avete anche la carta della giustizia, no, la carta della giustizia può significare diverse cose. Una di queste, visto che c'è anche la luna, potrebbe essere che c'è un qualche cosa che viene a galla, c'è un qualche cosa che si scopre, diciamo così, o potrebbe anche far riferimento al fatto che per giustizia divina arriva quello che è il vostro riconoscimento, arriva quello che è questo cambio di situazione. Si chiude un ciclo e si apre un altro ciclo. Vi ricordo che anche il 10, appunto essendo un 10 è una carta di chiusura ciclo e fine di un altro ciclo, quindi potrebbe essere che per qualcuno considerate che avete anche la morte e con la giustizia è come se si tagliasse di netto quello che non serve più. Ci s È come se ci fosse realmente questa chiusura di ciclo e apertura di ciclo nuovo. Andiamo a vedere allora, il re di spade è spiegato da un 10 di spade al contrario e dalla forza un'altra volta, ce l'avete 2 volte. Quindi quello che sento è che qui c'è, una sorta di, se vogliamo, risveglio, una sorta di puntare i piedi. È come se qualcuno con questa carta della forza decidesse di mettersi di impegno, fare ordine mentale, e lasciarsi indietro quello che è questo tipo di sofferenza di cui mi parla il 10 di spade. Anche se non è una roba semplice, perché il 10 di spade è girato al contrario, di nuovo è un 10, fine di un ciclo ed inizio di un altro ciclo, però sento che siete in processo. C'è anche la giustizia, quindi ricordatevi che la giustizia si taglia quello che non serve più. Per qualcuno il re di spade potrebbe rappresentare proprio un'altra persona che entra nella vostra vita, no, e, in un certo senso entra dopo che avete fatto questa serie di cambi, questa serie di allontanamenti, se vogliamo. Allora andiamo a vedere, la forza per piacere, grazie. L'asso di coppe, wow!
Asso di coppe è il sole, al contrario. Però io quello che sento è che qui ci sarà la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo, ci sarà davvero la possibilità di un incontro, di un innamoramento. Potrebbe anche essere semplicemente che vi innamoriate di voi stessi, okay? Ehm, il sole al contrario mi fa pensare proprio a quello che è il bambino interiore, la propria solarità. È come se qualcuno qui iniziasse veramente ad ascoltarsi, ad ascoltare quello che è il proprio cuore, quello che è il proprio bambino interiore appunto, come vi dicevo prima, okay? Bene, la stesa finisce bene. Forse l'inizio è un po' così, diciamo, focalizzato, se vogliamo, su quello che sono le energie passate, ma io vedo che c'è come un prima e un dopo. Nel caso fosse una litigata si decide di andare avanti, nel caso fosse la fine di una relazione si decide comunque di andare avanti. Non so se è l'inizio di una relazione qui, perché comunque ho molti riferimenti al passato, quindi io penso che sia già una questione, esistita insomma. Se però non avete nessuno, tutto questo questa parte della stesa potrebbe far riferimento a un qualche tipo di relazione che ancora non vi siete lasciati indietro, okay? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho il cosciente e l'incosciente, quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, iscrivervi e condividere. Ah, abbiamo la carta dello stress, quindi qui c'è qualcuno che ha i nervi a fior di pelle. La solitudine, che è la carta dell'eremita, me ne sono cadute altre due, le recupero. Poi abbiamo, allora ve le metto qui. Poi abbiamo la guida e pigrizia. Wow! Allora, sento che per qualcuno beh, la carta lo dice, no, lo stress. È arrivato il momento di mollare un po' il tiro, no, è arrivato il momento di lasciare andare tutto questo stress, per qualcuno proprio è giunto il momento di fare un viaggio in solitaria, perché abbiamo la carta dell'eremita, la carta dell'eremita, la carta della ricerca spirituale, è la stessa energia dell'8 di coppe, okay, quindi c'è bisogno di fare un viaggio più che tutto interiore. Può servire in questo senso spostarsi fisicamente, ma fondamentalmente bisogna andare dentro, bisogna andare dentro di sé, cercare di scoprire quello che è la propria verità. Ma sento che siete in un periodo talmente tanto stressato, talmente tanto preso da cose esterne che è un po' come se fosse difficile, no? Quello che non vedete è che, allora la carta della pigrizia mi fa sempre venire in mente che siate in una zona di comfort, okay, che quindi non vogliate proprio tanto uscire. Cioè, ci sono delle persone che nonostante sappiano che la situazione in cui sono non è idilliaca, preferiscono rimanere lì in quella situazione perché non ne saprebbero gestire un'altra di tipo diverso, quindi è per una difficoltà a integrarsi al nuovo. E potrebbe essere il vostro caso, anche se vi dico che comunque qui c'è quello che è un cambiamento, quindi potrebbe essere magari un qualche attitudine, okay, un po' nascosta del vostro io, del vostro sé. La guida, la carta della guida qui, parla di quello che è la vostra guida interiore di nuovo, okay? Per qualcuno fa riferimento a una guida esteriore, potrebbe in qualche caso essere questo re di spade che magari è una persona che vi viene in aiuto, vi aiuta a trovare la forza, ma potrebbe anche essere semplicemente una vostra guida interiore. Cioè, facendo questo lavoro di allontanamento, questo lavoro di introspezione, si riesce ad ascoltare quello che è la propria voce interiore, okay, quello che è, la propria verità, diciamo. D'accordo? Wow. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte degli angeli. Io so che voi sapete qual è i cos'è la cosa giusta e cos'è la cosa sbagliata, mh? Voi lo sapete. Il punto è uscire dalla zona di comfort, contrastare quello che è la pigrizia a cambiare, okay? Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno ancora da dirvi, da consigliarvi. Wow! Lascia andare il tuo ex. È tempo di ripulire la tua energia. Quindi per qualcuno tutta questa storia fa riferimento a un ex ed è ora comunque ma io sento che ci state andando,
è ora di cambiare rotta, è ora di allontanarsi, è ora di spostarsi, spostare l'attenzione, spostarsi fisicamente, spostare le aspettative anche se vogliamo, okay, perché qui c'è un qualche tipo di energia vecchio stampo, diciamo, che un po' inquina, se vogliamo, la vostra energia attuale, okay? Bene cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.